Con launch control e la botta iniziale è ancora più forte. Pazzesca. Oggi sono a bordo di un'auto che ha fatto storcere il naso a tantissime persone, sia per la moglie, sia per il propulsore che ospita nel proprio cofano, sia in definitiva per il proprio nome, l'Audi SQ5 TDI. Il SUV compatto dei 4 anelli ha infatti destato scalpore entrando con la sua pesante stazza tra le S. Dolcissimo in fondo, il motore diesel fu un vero e proprio shock per il pubblico. Andiamo subito con un po' di numeri. Monta un V6 3000 da 347 cavalli, ben 700 Nm di coppia, già 2500 giri, lo 0 a 100 viene coperto in 5 secondi e 1, con una velocità di punta pari a 250 km/h, ovviamente autolimitata. Sfrutta un turbocompressore a gas di scarico abbinato da una turbina a geometria variabile, accoppiata tipica per cercare di ridurre il più possibile il turbo lag. Dispone di un cambio Tiptronic a 8 rapporti che sto davvero apprezzando in questo momento, sia quando si va in D sia in manuale. Inoltre ha anche ovviamente la bellissima trazione integrale 4 permanente. Sali in una maniera spaventosa e per certi versi non sembra nemmeno di essere all'interno di un grosso SUV. Alla fine sì, non è il più grosso di casa Audi, però obiettivamente 2055 kg non sono pochi. Soffermiamoci subito sul propulsore, poiché a differenza dell'SQ5 di prima generazione gode di un sistema mild hybrid che ne aumenta l'efficienza e la va ad inserire grazie a questo, chiamiamolo escamotage, tra le auto ibride. In poche parole, non si paga il bollo e si va dove si vuole, essendo appunto considerata sufficientemente green, ed è a gasolio. Fantastico. L'innovazione nel dettaglio riguarda il turbocompressore ad azionamento elettronico alimentato dalla rete di bordo principale a 48 volt. A livello teorico, quando si rilascia l'acceleratore tra una velocità di 55 km/h fino a 160, il sistema recupera l'energia per immagazzinarla in una batteria che aiuta le auto sia in fase di accensione, ma soprattutto garantendo tanta coppia a bassi giri e la possibilità di veleggiare contenendo i consumi. Però il meglio di sé lo dà qua. In pratica la questione ibrida è una semplice facciata per aggirare delle limitazioni deboli, inefficaci e spesso stupide. È una delle tante furbate, insomma, del gruppo VAG, vedi Dieselgate. Per quanto riguarda il cambio, sto notando che i rapporti sono corti nelle prime 3 marce, poi dalla quarta in su i rapporti diventano un po' più lunghi per garantire a questo bellissimo SUV di sgranchirsi le ossa e di portare la velocità veramente in zone facilmente fuori dal codice. Tanta roba. Questo tipo di cambio, il Tiptronic, è sempre abbinato ai motori più grossi che hanno tanta coppia, e quella è la ragione principale che non ha fatto scegliere ad Audi l'S-Tronic. Aiuta molto come tipologia di cambio, non è proprio abbinato perfettamente a questa tecnologia MEV. Tuttavia è la scelta migliore, come dicevo, rispetto all'S-Tronic, che ha dato davvero grossi segni di affaticamento quando c'era tanta coppia da gestire. Va meglio su motori meno potenti in quel senso. Uno dei difetti, se vogliamo, di questo cambio non è neanche nella meccanica, nell'erogazione o nella gestione di questo propulsore, è nelle palette, che comunque sono facilmente sostituibili, di serie sono veramente piccole e sono anche molto vicine alla corona di tutti gli altri servizi, diciamo, dal tergilunotto, il tergicristallo all'indicatore di direzione. Segue il volante, ottima come cosa,
però sono troppo piccoli. L'Audi Q5 venne presentata al Salone delle Automobili di Pechino nel 2008, finendo sul mercato entro la fine dello stesso anno. Nacque per andare principalmente a contrastare lo strapotere della BMW X3 sul mercato dei SUV di medie dimensioni e della meno fortunata Mercedes GLK. Disponibile fin da subito con una variante importante di motori e la possibilità di averlo anche con la trazione anteriore, cosa che ha attratto tantissimi nuovi clienti, nel 2012 venne realizzata la prima versione sportiva TDI. Il motore diesel si infiltrò dunque nella grande dinastia di modelli performanti riconoscibili appunto dalla S che precede il nome della vettura. Veniva equipaggiato con un V6 sempre 3000 biturbo da 313 cavalli con ben 650 Nm di coppia, un po' più piccolo di quello attuale. L'anno successivo, per la precisione, venne inserita anche la versione a benzina, sempre da 3 litri con 354 cavalli e prestazioni simili al diesel, ovviamente con la coppia inferiore. Dopo questa breve ma necessaria premessa arriviamo appunto alla seconda generazione, che è quella che sto guidando oggi. Questo modello infatti è stato presentato nel 2016, l'ultimissimo, proprio questo, è un 2019 ed è accessoriata fino all'inverosimile. Che ripresa, ragazzi! Non sembra neanche di correre, è davvero eccezionale, è piantata come poche, la mole ovviamente aiuta, ma non si fa neanche avvertire più di tanto. Lo 0-100 è importante, con un'auto del genere uno non nemmeno se lo aspetta. Butta fuori tutta la cattiveria, butta fuori anche un buon sound, adesso lo sentirete in accelerazione, però è veramente tanta roba. Essendo un SUV andrebbe inoltre analizzato in quanto a tenuta nell'off-road, però non è una specialità, diciamo, che mi interessa particolarmente. Non mi interessa che un'auto mi guadi un fiume, mi interessa che segua il mio andamento di guida quando alzo un attimo il ritmo, mi interessa che risponda bene, non ho dunque una particolare propensione all'off-road. Tuttavia l'assetto non è tra i più bassi, la ripartizione è 40-60 tra anteriore e posteriore, se c'è una perdita di aderenza la potenza viene trasferita sull'asse migliore fino ad arrivare ad un 70 davanti o 85 nell'altro senso. Non è cosa da poco, aiuta sicuramente in qualsiasi condizione. L'assetto è una nota che non mi aspettavo, monta pneumatici da 255-40 su un cerchio da 21 che è opzionale, altrimenti di serie sarebbe da 20 pollici. Però non trovo sia un assetto così estremo, così rigido o fastidioso. Addirittura segue bene l'andamento della strada, sposta ottimamente il carico dall'anteriore al posteriore, anche in frenata l'auto non si impunta troppo. Sentite come guadagna velocità. Anche in D ti porta tranquillamente, è cambiata a 4000 giri, 1000 prima della zona rossa. Non è un cambio che si fa attendere, ovviamente poi i manuali, la gestione dipende da chi guida e si può tirare fino alla zona rossa, dove non arrivasse la cambiata ci pensa lui, te la va a inserire immediatamente, quindi diventa un semiautomatico puro, non perde un centimetro anche in inserimento, nonostante sia così grosso, veramente non me l'aspettavo. È parecchio divertente come auto. Qua c'è da darci giù seriamente. I consumi dichiarati da mamma Audi sono 14,5, ma in una guida pseudo sportiva si arriva a 11 fino a vedere tranquillamente i 9. Insomma, più si pesta e più calano i numeri, però sale il divertimento, che essenzialmente è quello che anche un'auto con motore diesel può tranquillamente garantire. Trazione eccezionale, non si scompone mai. Se esternamente le linee diventano più spigolose rispetto alle prime generazioni e personalmente mi piacciono molto di più, guadagnano i fari Matrix Full LED, la grande calandra anteriore, single frame. Internamente la qualità è semplicemente esemplare. Ha una qualità generale che non si riscontra su tutte le auto ovviamente, ma soprattutto sulle tedesche. È particolare,
Mercedes è molto futuristica, BMW è sempre legata ai suoi schemi, ai suoi disegni, e da lì non si sposta più di tanto, anche se passano tanti anni. Tende magari ad esagerare o ad azzardare sull'esterno, ma internamente sono più o meno tutte quelle, insomma, anche se ben allestite. Audi ti mette a tuo agio anche se non ne hai mai guidata una, e quando vai a guidarne altre ti manca quel non so che, è inspiegabile come sensazione. La seduta non è così alta, l'avrei preferita un po' più bassa, ma credo dipenda anche dalla mia statura. La visibilità frontale è ottima, insomma il cofano spiove, quindi dà la sensazione dell'ingombro senza dare l'idea di essere seduti, insomma, su un SUV di queste dimensioni, di questo peso. Tornando a parlare degli interni, ci sono le finiture in vero carbonio, che sono anche queste opzionali, ci sono le sedute, sono foderate in pelle Valcona, che è una delle pelli più costose a listino Audi, se non la più costosa. Infatti il cartellino dice 3.000 euro, sono gli interni credo più lussuosi che ho avuto modo di guidare fino ad oggi, pazzeschi. E sotto hai un motore che, se non ci fosse, sarebbe un'auto noiosa, sono sincero. Anche un 3 litri turbo diesel, per carità, ma senza questa potenza e questo cambio e la trazione integrale sarebbe un'auto semplicemente spaziosa, comoda, confortevole, ma tutt'altro che divertente. E avere spazio ma non avere un minimo di divertimento alla lunga può davvero stancare. Tanta qualità, tanta potenza, performance ottime, però a che prezzo? Il listino parla di 76.500 euro come prezzo di base. Nello specifico questo preciso modello costa 94.000 euro, è stato riempito di optional costosi in certo senso, però di assoluto livello. Se andassi a pagare eccessivamente un vetro oscurato posso anche capire, però se vai a scegliere una pelle di questo genere te la paghi, insomma. Sostanzialmente è quella la cosa. Non è una cifra indifferente, si va a finire su settori pericolosi, sia per potenze, insomma ci sono tante sportive che si possono avere a questa cifra, però anche questa, insomma, non si tira indietro, basta scalare una marcia e ti porta veramente in alto. Sicuramente è una spesa non indifferente, soprattutto per un grosso SUV con motore diesel, però è anche vero che si hanno dei vantaggi non indifferenti che non si riscontrano su tantissime auto. Come vi dicevo in apertura, parlandovi della tecnologia che sfrutta quest'auto, la mild hybrid, questo dettaglio abbatte del 100% i costi di gestione tipici di un'automobile, e avete capito bene, infatti in Veneto per i primi 3 anni non si paga né bollo né superbollo. Fuori dalla nostra regione ci si ritrova a pagare invece il superbollo, però comunque una spesa proporzionata alla potenza di quest'auto. Insomma è un'ottima trovata di facciata, per carità, ma alla fine nel portafogli del proprietario ci rimangono delle belle cifre che vengono praticamente regalate allo Stato. Vista la potenza libretto, può essere un'opzione da andare a scegliere per, come dicevo, non trovarsi costi aggiuntivi che invece magari in una sportiva con motore benzina tocca pagarseli, insomma c'è poco da fare. Questo stesso cavillo burocratico comunque si viene sfruttato anche dalle altre 3 litri diesel della casa. Infatti potete tranquillamente vedere delle A6, A7 o anche il nuovissimo Q8 che, sfruttando questa tecnologia mild hybrid, non ha costi di gestione, e infatti in giro ne vedrete parecchi. Nonostante, insomma, la componente ibrida e lo start and stop, decine di diavolerie tecnologiche, rimane un bel bestione con 700 Nm di coppia che li scarica alla perfezione in maniera fulminea e sa fare dei numeri non da poco tra le curve, cosa che su un SUV del genere, ripeto, non è assolutamente da tutti i giorni. Mi piace. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!